Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami pesci, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di settembre 2024. Ok, abbiamo la carta del giudizio. Si potrebbe parlare di una presa di consapevolezza, di una anche idea, canalizzazione, illuminazione che potrebbe arrivare nel mese di settembre. Molte volte fa proprio riferimento a una chiamata che può essere sia di tipo spirituale, quindi appunto questa illuminazione, piuttosto che una chiamata di tipo fisico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, c'è un corso base di tarocchi intuitivi e un corso base di metafisica che vi parla dei chakra e c'è anche il link per il corso di approfondimento delle figure reali che si terrà a settembre 2024. Comunque per qualsiasi informazione voi mi potete scrivere, io vi rispondo. Magari non immediatamente, però rispondo. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Allora, partiamo con un re di bastoni. Abbiamo una sacerdotessa, un 2 di coppe, otto di pentacoli, 8 di bastoni, 3 di pentacoli, temperanza. Questa aveva già fatto capolino prima, mi sembra, era girata al contrario. Temperanza e 3 di bastoni. Dunque, come potete vedere ho cambiato tipo di stesa, dovrebbe essere un cuore. A me sembra più completa rispetto all'altra, mi direte poi voi nei commenti. Adesso andiamo a vedere carta, scusate, andiamo a vedere carta per carta e ci saranno come dei messaggi sciolti, cioè un po' fini a se stessi, e dopodiché andremo a vedere la visione di insieme e le varie casistiche, single, coppie, relazioni difficili e via dicendo. Dunque, partiamo da questo re di bastoni. Devo dire che sento un'energia piuttosto imponente, mi viene da dire. Andiamo a vederlo. Matto. E 5 di coppe. Voglio andare a vedere anche la sacerdotessa. Per certi versi vi sento aperti nel mese di settembre, aperti a tutto quello che può arrivare di nuovo. C'è come una sorta di entusiasmo, di sicurezza in se stessi, di voglia anche di aprirsi. Però per qualcuno questa voglia potrebbe arrivare da un bisogno di colmare una carenza, del tipo quando si dice ho bisogno di qualcuno per essere felice, no? Ecco, il voler qualcuno è un, diciamo, desiderio per colmare la vostra infelicità.
è inteso in quel senso lì. Però poi qui per la sacerdotessa abbiamo un 4 di pentacoli e un 4 di coppe. Credo che nel prossimo periodo siate in una fase più spirituale, avete anche la temperanza, che non pratica, che non concreta, è più un come mi sento, cosa provo, cosa voglio. Andiamo avanti, vediamo il 2 di coppe. Perché io ho come la sensazione che ci sia qualcuno vicino a voi ehm, che sta cercando come un punto di incontro, che sta cercando una via di mezzo, ehm, probabilmente con mezzi un po' confusi. Qui abbiamo un 7 di pentacoli e un 5 di spade, e proprio perché vedo questo 5 di spade dico che i mezzi sono confusi. C'è. E come? Adesso dipende se la persona la conoscete già, se non, se siete single, dipende dalla vostra situazione. Però è come se aveste un sesto senso questo mese che vi fa vedere oltre, cioè la gente vi può dire quello che volete, voi sapete già dove si va a parare e ci sono certe situazioni che farete finta di non vedere perché non volete prendere in considerazione. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. 6 di bastoni e torre. La torre mi parla sempre di una caduta dell'ego, di un qualche tipo di certezza che crolla, ma la sento molto collegata con la carta del giudizio, come se appunto prendeste consapevolezza, perché avete anche la sacerdotessa, è come se in questo mese prendeste consapevolezza di una certa situazione, di una certa dinamica e si vada a lavorare su questa dinamica. Potrebbe esserci anche un tema di amor proprio, adesso andiamo a vedere. Guardiamo l'otto di bastoni. Cavaliere di bastoni e re di bastoni che si ripete. Allora, sia che siate single, sia che siate in qualche tipo di relazione, qui l'idea è di, mi viene da dire, migliorare la comunicazione, ma anche il modo di fare. Cioè io sono sicura che voi sappiate che cosa bisogna fare in questo tipo di situazione, come vi dobbiate muovere dopo questa chiamata, dopo questo risveglio. C'è come un nuovo entusiasmo, probabilmente potrebbe anche essere legato a questo incontro, però ho come la sensazione che dobbiate essere un pochettino più intraprendenti, sia con le parole che con i fatti. Mm, Attenzione all'impulsività, cioè nel senso, con l'otto di pentacoli si parla di fare un lavoro costante, ok? Per qualcuno ci potrebbe essere anche qualche situazione effettivamente romantica legata al luogo di lavoro. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Mm. Eremita e Fante di coppe. Fante di coppe mi richiama molto
questo matto. Ho come la sensazione che dobbiate, ci sia un qualche cosa nel mese di settembre che dobbiate gestire, che voi sapete essere in grado di gestire, però è come se doveste plasmarvi un pochettino, perché vi vedo, come dire, un po' troppo impulsivi, un po' troppo dai, sì, facciamo, andiamo, brighiamo, ok? Un po' più tranquilli, eh? Anche perché ho come la sensazione che potrebbero arrivarvi delle responsabilità di cui voi adesso ignorate, cioè per esempio non lo so, iniziare a frequentare qualcuno presuppone la responsabilità di rispettare questa persona, gli impegni di questa persona, cose di questo genere, no? Però ho come l'idea che ci sia qualche tipo appunto di novità in arrivo, che poi alla fine dovrete sostenere da soli. Vi vedo in grado, però comunque sta di fatto che ce l'avrete voi sulle spalle. Andiamo a vedere la temperanza. La temperanza mi parla di guarigione, mi parla di riequilibrio, mi parla di ehm, anche di pazienza in realtà. Qui avete anche già un 7 di pentacoli. E 9 di coppe. Molto bene. Molto bene perché? Perché vedo che una volta che avrete superato questo momentum, con la temperanza e il re con queste tre carte, insomma, vedo che si arriva a quello che è un appagamento, a quello che è un equilibrio, anche una guarigione mi viene da dire, arriva una maggior concretezza, arriva una capacità di godersi quello che si ha, è come se si fosse più in un momento di pace, sento, nel mese di settembre. E questo vi darà la possibilità di far entrare questo 3 di bastoni, che mi parla di progetti, mi parla di qualcuno che guarda al futuro, ma ha già creato qualcosa, ha già iniziato a mettere in piedi qualcosa. Mm? Ok, abbiamo un 8 di spade e una regina di pentacoli. Avete re regina di pentacoli. Fate attenzione al pensare che obbligatoriamente dovete fare tutto da soli, perché all'inizio abbiamo questo re di bastoni e sì, mi fa capire che avete entusiasmo, energia, capacità, che siete comunque pronti a intervenire, a magari stare vicino alla vostra persona di interesse, insomma, c'è come questa super intraprendenza che però secondo me nel mese dovrebbe essere un pochettino moderata, primo per raggiungere voi la vostra pace, secondo per portare, per far come dire, sedimentare un attimino la relazione e perché vi rendiate conto che non siete necessariamente solo voi che dovete trainare il carro, ok? Perché questo va a finire che nel lungo periodo crea un sabotaggio, perché voi vi drenate di energia e non siete mai ricaricate dall'altra persona se date questa abitudine. Va bene, andiamo a vedere caso per caso. Allora, ragazzi, se siete single, se siete single, devo dire che potrebbe effettivamente avvicinarsi una conoscenza, niente di che per adesso, è una cosa, diciamo così, per giocare, per divertirsi un pochettino, anche perché è come se voi foste, guardate, siete molto abili a livello di gestione, a livello di guide, a livello, cioè condurre gli altri nel fare qualcosa, però poi quando si parla del lato emotivo, sento che quello è il vostro tallone di Achille. È come se aveste bisogno di trasformarvi in un re di coppe, quindi in qualcuno che sa gestire le proprie emozioni, che le sa ponderare, che riesce a mantenere un certo temperamento nonostante le cose che succedano, che arrivino dall'esterno. Mm, c'è movimento nel mese di settembre, però ragazzi, per adesso ehm,
Ripeto, se magari non conoscete ancora questa persona, è una persona nuova con la quale iniziate una relazione, ma anche se è una persona che già conoscete con la quale iniziate una relazione o una frequentazione un po' più intensa nel mese di settembre, mettete subito le cose, cioè non comportatevi in modo da essere voi a dover educare l'altro o l'altra alla relazione. Cioè, lasciatevi un po' fluire, vedete le cose come vanno, poi se vibrate insieme bene, se non vibrate insieme bene lo stesso, cioè nel senso, perché poi forzarle troppo è come se non si riuscisse a conoscere l'altra persona a fondo, no? Perché è un po' manipolata la cosa. Allora, per quello che riguarda invece le persone che sono in coppia, devo dire che per voi ragazzi arriverà come una sorta di salto in avanti, perlomeno a livello di percezione, a livello di visione ad ampio raggio della relazione. Nel senso che io ho come la sensazione che inizierete a guardare al futuro, come se piano piano ci fossero delle cosette di poco conto che riuscite a lasciare indietro, riuscite a staccarvi e iniziate a vedere il potenziale della relazione nel lungo periodo. Vi dico, chiuderete un occhio e alle volte anche due nel mese di settembre nei confronti dell'altra persona. Ehm, Attenzione alla comunicazione, questo lo dico a tutti in qualsiasi caso sia, perché avete un 5 di spade e un 8 di bastoni e un 6 di spade, scusate, un 6 di bastoni al contrario. Quindi qui c'è un tema legato al modo di parlare, alla qualità e al tipo di discorsi che si fanno, perché col 5 di spade potrebbero essere discorsi egoici, cioè ho ragione io o hai ragione tu. Alla fine, certe volte non è importante capire chi ha ragione, ma rompere gli schemi, ok? E lavorare sulla coppia. Cioè sedersi a tavolino e dire allora abbiamo questo problema, io sostengo questo, tu sostieni quello, come ci veniamo incontro? Come troviamo una soluzione che sia vantaggiosa per entrambe le parti? Devo dire che tutto sommato, questo tipo di lavoro che mi fanno vedere le lavagne con le liste scritte, quindi magari potrebbe anche essere per qualcuno l'organizzare meglio la routine quotidiana, potrebbe essere creare un'organizzazione se magari non ce l'avete della routine quotidiana, scambiarsi i ruoli, non lo so, qualcosa per lo stile, però sento che si arriva a un qualche tipo di abbondanza dovuto a un lavoro serio sulla coppia che porti cambi concreti. C'è comunque questo andare avanti e questa voglia di progettualità. Se siete in una relazione più o meno ni, che non si capisce bene, io qui ragazzi ho la sensazione che questo chiudere gli occhi sia un po' forzato, cioè qualcuno probabilmente ha bisogno di qualcuno vicino, di una persona o magari proprio di quella persona lì perché è in grado di farvi sentire in un determinato modo. E devo dire che se anche le condizioni con questa persona non sono delle migliori, non sono quelle che voi vorreste, vi sento un po' come dire quasi rassegnati a dover chiudere tutti e due gli occhi pur di riuscire a vedere questa persona. Tenete presente che avete sacerdotessa e giudizio. È come se in questo periodo di settembre vi rendeste conto di che cosa dovete far finta di non vedere. Come se prima semplicemente facevate finta di non vedere, vi dicevate ma sì, ma magari mi sono sbagliata, magari è solo una mia idea, magari è solo mia... Dopo il mese di settembre o nel mese di settembre vi renderete conto che prima facevo finta di non vedere, prima non davo retta al mio istinto quando mi diceva guarda che c'è qualche cosa che non va in quello che la persona ha detto, in quello che la persona ha fatto, in come si sono gestite le cose, insomma. C'è sempre il vedere nel lungo periodo, vedere la relazione nel futuro e chiedersi cosa posso concretizzare da questa relazione? Si può concretizzare questa relazione? Vi dico che qualcuno pensa di non avere altra scelta se non quella di andare avanti così com'è la relazione, senza cambi. Anche se tutto sommato non è quello che volete, però è come se proprio così male non si stesse, insomma.
Diciamo che è un mese di leggerezza, non vedo tante cose, a parte le coppie salde, tutte le altre parti, le altre, come posso dire, categorie, sono piuttosto su quello che è la leggerezza, passatemi anche la superficialità in molti casi. È come se non si prendesse tanto in considerazione quello che vuole l'altro, cioè per la serie ho un obiettivo, vedo che per ottenere questo obiettivo nel lungo periodo devo chiudere gli occhi su certe cose, ok? Vi consigliano comunque di lavorare quotidianamente sul modo che avete di porvi e su come dite le cose, però io ho come la sensazione che qualcuno ehm, con questo modo di fare potrebbe tendere a sabotare la relazione. L'otto di spade è una carta di autosabotaggio, cioè è una persona che si sente intrappolata ed è una situazione in cui lei sceglie di stare, perché comunque in questo mazzo non si vede tanto bene la rappresentazione, però praticamente potrebbe sciogliersi, le corde non sono legate, sono solo avvolte, quindi lei potrebbe aprire le corde che le tengono le mani legate e fare qualcosa. Invece è bendata, non si rende conto che non c'è il nodo e semplicemente non prova neanche. Ok? È come se fosse una gabbia mentale la rappresentazione del 6 di spade, scusate, dell'8 di spade. Ehm, ed è quella che vi blocca un pochettino e che avete bisogno di lavorare, o meglio che andrete a osservare nel prossimo periodo. È come se vi rendeste conto dove vi limitate, dove vi autosabotate, dove vi castrate. Bella, bella lettura, ragazzi. Per le persone che invece sono in separazione, allora vi devo dire che c'è la possibilità di vedere questa persona, di trovare un punto di incontro. Per qualcuno si tratta di un incontro fisico, per qualcun altro si tratta di trovare un punto di incontro. Però anche qui io sento che la comunicazione va migliorata, non è così tanto fluida, non è così tanto... cioè è più come io domino te. C'è questo 5 di spade che mi parla di queste lotte egoiche, no? E molti penseranno di non poter far altro se non che andare avanti così nel mese di settembre, nonostante si renderanno conto di certe dinamiche. Andiamo a vedere ancora un oracolo, due oracoli, uno questo qui e l'altro è quello sui mantra per l'amor proprio. Parla di una cassetta. Guarda, te lo sento proprio qua. Con l'otto, è un 8 di spade. E parla di condizionamenti, parla anche di eventi che si ripetono e di pensieri ripetitivi, appunto, che sono sempre presenti nella vostra testa. L'idea di... Questa è anche una carta che mi rappresenta la vittima, quindi non posso fare niente perché a me va sempre così, non è possibile. Qualcuno che si lamenta della situazione che ha, però sceglie di stare lì, non ci prova neanche a uscire. Ok? Quindi, e tenete presente che ogni volta che noi ci lamentiamo, creiamo intorno a noi energia negativa e ci sintonizziamo su quell'energia, quindi l'energia che noi attiriamo è quella. Ok? Quindi è molto importante non lamentarsi o comunque farsi quelli che in gergo tecnico vengono chiamati gli agguati. Cioè, quando vi rendete conto di essere tristi, lagnosi, brontoloni, boh, vi fate un agguato, può essere utile battere le mani 3 volte per rompere le energie, poi magari potete mettere della musica allegra, potete forzarvi a pensare a, sì, a pensare positivo, potete dire delle frasi, delle affermazioni positive, insomma, è come switchare le energie in quel momento, ma lo dovete vedere quando siete in questa fase. Ok? Comunque sono tutti temi che io spiego nella sezione degli abbonati, ragazzi. Andiamo a vedere un ultimo oracolo.
33. Serenità. Sono calma, in pace e serena. O sono calmo, in pace e sereno. Bellissima carta. Soprattutto perché, essendo, diciamo, di carnagione scura, a me personalmente ricorda il mare. Poi vabbè, anche immersa in questa acqua con le stelline, abbronzata così. Sapete il mare, no? Per la serie sono in vacanza, sono in pace, sono calma, sono serena. Può essere molto bello, ragazzi, mentre recitate questi mantra, immaginarvi come se realmente foste al mare e vi fate anche un po' cullare dal rumore delle onde. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere comunque sotto nella sezione dei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà contattarvi via mail. Io poi vi manderò la lettera di presentazione che vi spiega come lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente, se volete, diciamo, imparare un po' più a largo raggio, vi invito ad abbonarvi al canale perché lì tratto sia le credenze limitanti che altri temi di metafisica un po' più avanzati rispetto al videocorso base gratuito che trovate già online sul canale. Comunque nella sezione degli abbonati i titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi potete anche entrare nelle playlist con le copertine lilla e vedere i titoli dei video, perlomeno vi rendete conto insomma dei temi trattati. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!